La parola piazza deriva, come è noto, da un sostantivo latino, platea, una specie di viale, il quale a sua volta proviene da un aggettivo greco nella sua forma femminile, che significa spaziosa, larga. E in ogni piazza, in ogni spazio autenticamente pubblico, palpitano stratificatisi spesso nei secoli, talvolta nei millenni, innumerevoli destini umani. Fatica, sofferenza, abbandono, solidarietà, potere, conflitto, solitudine, fede, speranza. Oggi faremo 2 passi nella piazza più scenograficamente perfetta della città di Firenze, Santissima Annunziata. Il nome viene ovviamente dalla sorrisa paroletta alata, con cui tale Gabriele si sarebbe rivolto a tale Maria, facendole probabilmente prendere un colpo e stabilendo così la linea di demarcazione all'interno della storia umana o quantomeno del modo che hanno i cristiani di intenderla. Viene in particolare da un affresco commissionato verso la metà del 200 dal neonato ordine dei Serviti o Servi di Maria, a un non altrimenti noto Bartolomeo, il quale poveraccio pare non riuscisse proprio a dipingere degnamente il volto di Maria. Disperato, fu preso da una strana sonnolenza. Al suo risveglio il volto santo era lì, compiuto dalla mano di un angelo. Da allora l'affresco taumaturgico e la sontuosa basilica che gli è sorta e baroccamente risorta intorno sono meta di pellegrinaggio, luogo di preghiera, ricettacolo di innumerevoli ex voto. Di fronte alla basilica, su un lato della piazza, si dipana con olimpico nitore il primo edificio compiutamente rinascimentale della città, e dunque del pianeta. Il quale è anche, e forse soprattutto, un primo esempio in Europa, niente meno, di assistenza pubblica organizzata, diciamo pure di stato sociale. Lo straordinario orfanotrofio, detto Spedale degli Innocenti. Oggi l'ospedale è soprattutto uno splendido e documentatissimo museo, ma la struttura ha accolto per secoli e continua ad accogliere una vasta gamma di attività dedicate all'infanzia: biblioteche, ludoteca, consultori, un asilo nido, persino gli uffici e il centro di documentazione dell'UNICEF. Nella scandita volumetria del suo loggiato, il genio ordinatore di Filippo Brunelleschi, Mea Licht, Vater, Mea Licht, accoglie la tornita umanissima tenerezza di Andrea della Robbia, dialoga con la preziosa solennità dell'ultimo Gian Bologna, con l'estro spumeggiante del suo allievo Pietro Tacca, e si specchia nella sapiente variazio di Antonio da Sangallo, Baccio d'Agnolo, e del già seicentesco Giovanni Battista Caccini. Dal primissimissimo Rinascimento alle estreme propaggini del manierismo, il tutto in una vasta, ritmica scena teatrale, disposta per giunta in asse con una cupola erta sopra i cieli, ampla, da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani, la cupola. Nel luminoso cortile antistante la basilica, uno scrigno quattrocentesco molto elegante, detto chiostrino dei voti, un busto marmoreo rende omaggio a uno dei padri della maniera fiorentina, di questo grande pittore
vigliato dalla gratitudine di ammiratori vivi e dalla sorniona nonchalance di ammiratori eterni, Parleremo, se lo vorrete, in una prossima occasione. Grazie.